I 10 paesi arabi dove il cristianesimo sta silenziosamente crescendo. Tra le distese infinite del deserto e le antiche città cariche di storia, i mercati esotici brulicano di vita. Ogni angolo racconta silenziosamente un passato vibrante e complesso. Si pensa spesso che queste terre respirino un'unica fede, ma la realtà è sorprendente. Un fenomeno inaspettato sta prendendo forma, sfidando stereotipi e pregiudizi. Oggi scopriremo insieme i 10 paesi arabi in cui il cristianesimo sta mettendo radici, quasi invisibilmente. La sua diffusione è così discreta che se non si presta attenzione si rischia di perdere la parte più affascinante di questa storia. E c'è di più. A metà del video rivelerò quale di questi paesi, attualmente in guerra e segnato da una rivoluzione, sta vivendo una trasformazione unica. Sarà un viaggio ricco di sfumature, capace di aprire la mente e suscitare domande inaspettate. Partiamo dal numero 10. Quale potrebbe essere il primo paese della lista? L'Arabia Saudita. Nel cuore stesso dell'Islam, dove sorgono le città sante della Mecca e di Medina, la rigida monarchia assoluta si basa su una severa interpretazione della Sharia. Per molto tempo, l'idea che il cristianesimo potesse attecchire in questo contesto sembrava impensabile, eppure qualcosa si sta muovendo, in silenzio. I cristiani presenti nel paese sono in gran parte lavoratori migranti provenienti da Asia e Africa, arrivati in cerca di stabilità economica. Con loro portano non solo sogni e speranze, ma anche la Bibbia, gli inni della loro fede e il desiderio di praticarla. Sebbene la costruzione di chiese visibili sia vietata, la spiritualità trova modi ingegnosi per esprimersi. Incontri privati negli appartamenti, momenti di preghiera nascosti ma profondamente sentiti. Leggere il Vangelo in formato digitale in un contesto ostile alla fede cristiana è un atto di grande coraggio. In Arabia Saudita, un convertito può affrontare l'ira della propria famiglia, l'emarginazione sociale e persino conseguenze legali. La società saudita, nella maggior parte dei casi, non contempla nemmeno la possibilità che tra loro possano esserci cristiani. La religione è vista come qualcosa di estraneo, legato agli stranieri, quasi inconcepibile. Eppure, qualcosa sta cambiando. Alcuni sauditi, grazie all'accesso alle informazioni globali tramite internet, social media e canali satellitari, hanno iniziato a porsi domande. Non si tratta di un fenomeno di massa, né di un cambiamento evidente, ma i semi della fede sono stati piantati. Nonostante la persecuzione sia intensa, il cristianesimo cresce in silenzio, come gocce d'acqua che lentamente penetrano il deserto spirituale. Al 9° posto, Emirati Arabi Uniti. Ci spostiamo ora negli Emirati Arabi Uniti, una nazione celebre per il suo sviluppo straordinario, i grattacieli iconici di Dubai e Abu Dhabi e il suo ruolo di polo finanziario e turistico globale. Politicamente è una federazione monarchica con un forte controllo governativo, ma con un'apertura culturale più marcata rispetto ad altri paesi della regione. La ricchezza e il commercio del petrolio hanno attratto milioni di lavoratori stranieri da ogni angolo del mondo. Tra questi vi sono numerosi cristiani provenienti dalle Filippine, dall'India, dall'Africa, dall'Europa e dalle Americhe. A differenza dell'Arabia Saudita, negli Emirati esistono chiese costruite con il permesso del governo, strutture discrete ma funzionali. Sebbene la popolazione locale sia prevalentemente musulmana, la lunga abitudine alla convivenza con persone di altre fedi ha favorito un'atmosfera più tollerante e cosmopolita. Il paese non favorisce attivamente il cristianesimo, ma lo tollera finché i credenti non cercano apertamente di convertire i cittadini locali. Le dinamiche religiose qui sono particolari. La diffusione del cristianesimo è alimentata principalmente dalla diaspora e dall'immigrazione lavorativa. Molte famiglie cristiane vedono negli Emirati un'opportunità per praticare la propria fede con maggiore libertà rispetto ad altre nazioni della regione, sebbene con alcune restrizioni. La società, sempre più orientata verso la modernità e il prestigio internazionale, sembra accettare la diversità religiosa come parte integrante del panorama urbano. Man mano che il paese si apre al mondo, le comunità cristiane riescono a prosperare, costruendo reti e rafforzando la propria identità spirituale in un contesto che, pur non essendo completamente libero, risulta meno oppressivo rispetto ad altri. All'8° posto, Egitto. L'Egitto è uno dei luoghi più antichi e affascinanti della storia umana,
un crocevia di civiltà, culture e religioni. Celebre per le piramidi e la grande eredità faraonica, è anche da secoli una terra di incontro tra fedi diverse. Dal punto di vista politico, il paese è stato spesso governato da regimi autoritari che privilegiano la stabilità rispetto alle libertà individuali. Tuttavia, in questo contesto complesso, vive la più grande comunità cristiana del Medio Oriente, la Chiesa copta. I copti sono cristiani egiziani le cui radici risalgono all'epoca apostolica. Le loro chiese, liturgie e celebrazioni sono parte integrante del patrimonio culturale egiziano. Tuttavia, hanno affrontato discriminazioni e violenti attacchi, soprattutto negli ultimi decenni. Nonostante le difficoltà, il cristianesimo in Egitto non solo resiste, ma continua a crescere. Oltre alla storica presenza copta, nuove comunità protestanti e cattoliche stanno guadagnando spazio, arricchendo il panorama religioso del paese. Il cristianesimo in Egitto continua a trovare seguaci sia tra i discendenti dei copti sia, in modo più discreto, tra alcuni musulmani alla ricerca di un'esperienza spirituale diversa. La società egiziana, segnata da tensioni politiche e sociali, oscilla tra momenti di ostilità e periodi di convivenza pacifica. Da un lato, c'è chi guarda con diffidenza ai cristiani, dall'altro, molti li considerano una parte fondamentale dell'identità nazionale. La crescita della fede cristiana in Egitto è la dimostrazione della resilienza di una tradizione millenaria, che, pur affrontando difficoltà, continua a evolversi, incorporando nuove espressioni spirituali. Al 7° posto, Libano. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Libano ha un'importanza culturale e storica immensa. Famoso per la sua gastronomia, la vivace vita notturna, le università bilingue e il pluralismo religioso, questo paese offre un'immagine molto diversa rispetto ad altre nazioni arabe. Politicamente, è una democrazia parlamentare con un fragile equilibrio confessionale, dove le diverse comunità religiose condividono il potere. Qui, il cristianesimo non è una minoranza marginale, ma una componente essenziale del tessuto sociale. Maroniti, ortodossi, cattolici, protestanti e altre denominazioni cristiane convivono in uno scenario complesso, dove la fede gode di visibilità mediatica, politica e culturale. Nonostante le crisi ricorrenti, l'instabilità economica, le pressioni internazionali e l'arrivo di rifugiati, il cristianesimo continua a crescere. Missionari, ONG cristiane, movimenti giovanili e iniziative di rinnovamento spirituale trovano terreno fertile in una società che, abituata alla diversità, ha integrato la presenza cristiana senza grandi contrasti. Sebbene non manchino le tensioni, questa relativa tolleranza ha permesso alla fede cristiana di svilupparsi con dinamismo, rendendo il Libano un unicum nel panorama del mondo arabo. Questa realtà contrasta nettamente con le situazioni più difficili dei paesi vicini. Al 6° posto, Giordania. Nota per la straordinaria città nabatea di Petra e per il suo ruolo di rifugio in una regione spesso instabile, la Giordania è considerata una monarchia moderata. La sua relativa stabilità l'ha resa una destinazione per coloro che fuggono dai conflitti religiosi di altri paesi. La comunità cristiana in Giordania ha radici antiche, ma negli ultimi decenni si è rafforzata con l'arrivo di rifugiati dall'Iraq e dalla Siria. Sebbene la società giordana sia prevalentemente musulmana, mostra una tolleranza maggiore rispetto ad altre nazioni della regione. I diritti dei cristiani, seppur limitati, sono riconosciuti e la pratica religiosa può avvenire senza rischi estremi. Anche se le conversioni locali avvengono in maniera discreta, l'influenza dell'istruzione, l'apertura culturale e il contatto con i rifugiati cristiani hanno contribuito a mantenere un livello di accettazione sociale. Questo clima relativamente favorevole ha permesso una crescita graduale del cristianesimo, nonostante non si assista a conversioni di massa. Tuttavia, la prudenza resta fondamentale. Le leggi e la pressione sociale potrebbero rapidamente cambiare se l'equilibrio politico venisse alterato. A metà classifica, un paese in guerra. Come promesso, è il momento di svelare quale paese della lista si trova attualmente in guerra. La risposta è la Siria, dove pochi giorni fa è scoppiata una rivoluzione che ha portato al rovesciamento del regime. Per comprendere meglio la situazione siriana, ne parleremo alla fine del video. Al 5° posto, Iraq. L'Iraq, culla dell'antica Mesopotamia,
è stato a lungo segnato da guerre, invasioni e violenze settarie che hanno lasciato ferite profonde. Dal punto di vista politico, il paese ha cercato di avviarsi verso una forma di democrazia, ma l'ombra dell'instabilità continua a incombere. L'ombra dell'instabilità e dell'estremismo religioso continua a incombere sull'Iraq. La comunità cristiana irachena, tra le più antiche al mondo con origini che risalgono ai primi secoli del cristianesimo, ha vissuto decenni devastanti. L'aumento dell'estremismo violento ha costretto centinaia di migliaia di cristiani a fuggire, lasciando dietro di sé chiese saccheggiate, villaggi svuotati e una diffusa disperazione. Tuttavia, con la sconfitta territoriale dei gruppi più radicali, alcuni cristiani hanno iniziato a fare ritorno. Tra le macerie delle loro case stanno ricostruendo chiese e cercando di riannodare i legami sociali spezzati. Il cristianesimo in Iraq non cresce in termini numerici, ma si rafforza attraverso la resilienza, la profondità delle sue radici storiche e una speranza rinnovata. La società irachena, provata da anni di violenza, sta lentamente comprendendo che la diversità religiosa non è una minaccia, ma una risorsa per la riconciliazione. Questa rinascita è ancora fragile e non priva di rischi, ma il fatto che le chiese riaprano e che le croci tornino a svettare nel panorama iracheno è una potente testimonianza della forza trasformativa della fede. Al quarto posto, Siria. La Siria, che ospita comunità cristiane fin dall'epoca apostolica, è stata devastata da una guerra civile prolungata. Milioni di persone sono fuggite, interi quartieri sono stati rasi al suolo e le minoranze religiose hanno vissuto sotto la costante minaccia del fanatismo. Dal punto di vista politico, il paese rimane sotto un regime autoritario e, sebbene l'intensità del conflitto sia diminuita, la normalità è ancora lontana. Il cristianesimo in Siria ha subito un colpo durissimo. Molte famiglie sono emigrate, ma coloro che sono rimasti o che ora stanno tornando con cautela, stanno cercando di ricostruire la vita comunitaria. Restaurano le chiese, preservano le tradizioni e pregano affinché la pace non resti un'illusione. La crescita della fede cristiana qui non si misura in numeri, ma nella capacità di resistere e di mantenere viva la speranza nonostante la devastazione materiale e morale lasciata dalla guerra. La società siriana, ormai stremata dal conflitto, osserva con un misto di rispetto e speranza i cristiani che riaccendono le luci nelle antiche chiese. In un paese che ha bisogno di tutte le sue identità per poter rinascere, la presenza cristiana assume un valore simbolico e profondamente emotivo. Le loro celebrazioni religiose, i canti sacri e le preghiere in aramaico, la lingua stessa di Gesù, ricordano a tutti che l'identità collettiva della Siria è molto più ricca e stratificata di quanto la guerra abbia tentato di cancellare. Sul podio, al terzo posto, il Sudan. Il Sudan, noto per le sue piramidi nubiane e per essere stato un crocevia di antiche rotte commerciali, ha vissuto decenni di governo autoritario e di rigida applicazione delle leggi islamiche. La scissione del paese e la nascita del Sudan del Sud hanno ridisegnato la mappa religiosa della regione, ma la repressione delle minoranze, inclusi i cristiani, non è mai scomparsa del tutto. Le chiese affrontano restrizioni e i nuovi convertiti devono muoversi con estrema discrezione. Eppure, il cristianesimo non si arresta. Organizzazioni umanitarie cristiane portano aiuti alle zone più remote, stabilendo legami di fiducia con le comunità più bisognose. Sempre più persone, in cerca di un'alternativa spirituale o ispirate dal lavoro sociale di questi gruppi, si avvicinano alla fede cristiana. È una crescita silenziosa, che si sviluppa nell'ombra per sfuggire alla censura, ai coprifuoco e alle pressioni sociali. La società sudanese è divisa. Alcuni rimpiangono l'uniformità religiosa del passato, mentre altri, dopo aver vissuto violenze e sofferenze, iniziano a riconoscere il valore della diversità. Questa fragile apertura consente al cristianesimo di mettere radici, anche se i suoi rami restano ancora nascosti. Medaglia d'argento, l'Algeria. Al secondo posto troviamo l'Algeria, una terra di contrasti con i suoi vasti deserti, la splendida costa mediterranea e una storia segnata da colonialismo francese. È stata il passato coloniale francese ha lasciato all'Algeria una tradizione di Stato forte e autoritario, con l'Islam come pilastro dell'identità nazionale. Di conseguenza, la pratica di altre religioni è stata spesso guardata con sospetto. Tuttavia, negli ultimi decenni, le comunità cristiane, in particolare quelle evangeliche,
sono cresciute, soprattutto nelle regioni più remote, lontane dal controllo centrale. Queste comunità, costituite principalmente da convertiti locali, si incontrano in segreto e fanno uso di strumenti come radio a onde corte, canali satellitari cristiani, social media anonimi e copie della Bibbia in arabo, distribuite discretamente. Per contrastare questo fenomeno, il governo ha imposto leggi restrittive e a volte ha chiuso luoghi di culto. Ma, nonostante le difficoltà, la fede dei credenti continua a rafforzarsi. Il cristianesimo in Algeria avanza grazie ai legami umani e alla familiarità. Chi sceglie questa fede è consapevole delle opposizioni che incontrerà, ma sa anche di poter contare su una comunità spirituale di supporto. La società algerina, complessa e orgogliosa della propria identità islamica, si trova di fronte a una sfida. Per alcuni, la presenza cristiana minaccia la coesione nazionale. Per altri, rappresenta un'espressione di libertà individuale che una società moderna dovrebbe accogliere. Questa tensione alimenta la crescita del cristianesimo, spinta dal desiderio di libertà e dalla forza interiore di chi cerca nuove prospettive. Al primo posto, Marocco. Infine, eccoci al Marocco. Celebre per i suoi mercati pieni di spezie, le montagne dell'Atlante, le città imperiali e una monarchia che riesce a coniugare tradizione e apertura verso il mondo esterno. Dal punto di vista culturale, l'Islam è il fondamento dell'identità nazionale e le conversioni religiose, soprattutto al cristianesimo, sono viste con sospetto. Tuttavia, negli ultimi anni, si è notato un crescente interesse tra i marocchini. Negli ultimi anni, un numero crescente di marocchini si è convertito al cristianesimo, un fenomeno che sarebbe stato impensabile solo qualche decennio fa. Questa crescita avviene in modo discreto ed è difficile da quantificare con precisione. Molti nuovi credenti si connettono online con comunità cristiane internazionali, leggono la Bibbia sui loro telefoni, partecipano a forum digitali e seguono sermoni in video. Alcuni si incontrano segretamente con altri convertiti, formando piccoli gruppi di fede. Le pressioni sociali e familiari sono forti. Il rifiuto da parte della propria famiglia può essere doloroso. La perdita del lavoro è un rischio concreto e la sorveglianza statale, sebbene spesso discreta, rimane presente. La società marocchina reagisce con un misto di incredulità e rifiuto, ma anche con una certa curiosità. I giovani più aperti al mondo globale si domandano cosa possa spingere qualcuno a cambiare religione, e questa domanda li porta a informarsi, leggere e scoprire nuove prospettive. In questo modo il cristianesimo in Marocco cresce come una corrente sotterranea, difficile da contenere nonostante gli ostacoli. Si insinua lentamente nel tessuto sociale, mantenendo una presenza discreta ma in continua espansione. I rapporti tra Marocco e Spagna. Cooperazione o tensione? Immagina lo stretto di Gibilterra, due sponde così vicine, eppure appartenenti a due mondi diversi. Da un lato, la Spagna, una nazione europea con un peso politico ed economico significativo. Dall'altro, il Marocco, una monarchia nordafricana che ha saputo muoversi con astuzia nello scenario geopolitico. A prima vista, i rapporti tra i due paesi sembrano amichevoli, caratterizzati da accordi commerciali, cooperazione in materia di sicurezza e collaborazioni energetiche. Tuttavia, dietro questa facciata di cordialità si celano tensioni e giochi di potere. Nel tempo, la Spagna ha cercato di mantenere buone relazioni con il Marocco, ma questa vicinanza è diventata così stretta da essere percepita da alcuni come eccessiva. Il Marocco ha infatti compreso come sfruttare questi legami per esercitare pressione su Madrid, ad esempio gestendo i flussi migratori a proprio vantaggio, influenzando la stabilità energetica e utilizzando le tensioni con altri attori internazionali a proprio favore. Uno degli esempi più significativi di tensioni geopolitiche è stata la rottura dei rapporti tra la Spagna e l'Algeria, un tempo alleati strategici nel settore energetico. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. Il Marocco ha saputo muoversi con abilità, spingendo Madrid a cercare alternative e rafforzando così la propria posizione di potenza regionale. Il risultato è che la Spagna si trova in una situazione complessa, dipendente dal Marocco per il controllo dell'immigrazione clandestina e per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ma a un costo politico elevato. La gestione dell'immigrazione è un'arma potente. Ogni volta che Rabat allenta i controlli alle frontiere, Madrid teme un'ondata di migranti nel Mediterraneo. Oltre a rappresentare una crisi umanitaria, questo fenomeno si traduce in una sfida politica e sociale per la Spagna e per l'Unione Europea.
Di fronte a questa pressione, Madrid cerca di mantenere rapporti favorevoli con Rabat, ma ogni concessione aumenta l'influenza marocchina. Anche la questione energetica è delicata. Con l'Algeria fuori gioco, la Spagna ha dovuto trovare nuovi fornitori, mentre il Marocco si propone come partner alternativo, ma senza offrire condizioni vantaggiose. Questa dinamica rende Madrid vulnerabile alle strategie marocchine, che sfruttano ogni opportunità per ottenere vantaggi politici ed economici. Oltre agli accordi formali, la presenza di una numerosa comunità marocchina in Spagna aggiunge un ulteriore livello di influenza. Non si tratta solo di immigrazione irregolare, ma di cittadini che, nel tempo, possono formare una lobby culturale, sociale e politica, rafforzando i legami tra i due paesi e rendendo la dipendenza spagnola ancora più evidente. Un altro nodo critico è rappresentato da Ceuta e Melilla, le due città spagnole nel Nord Africa. Sebbene la questione sia raramente al centro del dibattito pubblico, per il Marocco esse rimangono un simbolo del colonialismo, un argomento che potrebbe riaccendersi in caso di tensioni diplomatiche. Questo elemento, spesso sottovalutato, è un'ulteriore leva che Rabat può usare nei negoziati con Madrid. Il cristianesimo nel mondo arabo, una sfida silenziosa. Abbiamo attraversato 10 paesi arabi in cui il cristianesimo, pur tra mille difficoltà, continua a esistere e a crescere. In alcuni luoghi è una voce fievole, in altri una comunità radicata, altrove un atto di resistenza di fronte alla persecuzione. Ogni nazione presenta un contesto unico, ma in tutte emerge una verità comune. La fede cristiana non è immobile, si diffonde, si rafforza, trova spazio nei cuori di coloro che prima non la conoscevano e resiste alle avversità più dure. Dall'Arabia Saudita, impermeabile ai cambiamenti religiosi, alla cosmopolita Dubai, passando per la resilienza dei copti in Egitto, la diversità del Libano, il rifugio della Giordania, la lenta ricostruzione dell'Iraq e della Siria, la determinazione dei cristiani in Sudan, il coraggio di quelli in Algeria e il discreto ma inarrestabile fermento del Marocco. Tutte queste storie dimostrano che, quando la fede trova un terreno fertile, nessuna barriera politica, sociale o culturale può impedirne la crescita nel lungo periodo. Si tratta di una realtà che sfugge alle narrazioni ufficiali, ai dati statistici e ai pregiudizi consolidati. Ora che hai scoperto queste vicende, ti invito a riflettere. Queste storie raramente occupano le prime pagine dei giornali, eppure sono reali. Persone in carne e ossa che vivono la loro fede in silenzio, affrontando ostacoli enormi pur di seguire ciò in cui credono. Se questo viaggio ti ha incuriosito, sorpreso o ispirato, considera l'idea di supportare questa ricerca e di continuare a esplorare nuove prospettive. C'è ancora tanto da scoprire e questo è solo l'inizio di un dialogo più ampio con il mondo.